Ci sono delle novità sul mercato dell'Inter molto interessanti che arrivano proprio alla vigilia del primo di due Lazio-Inter che si giocheranno nel giro di pochissimi giorni. Quello in campionato che non ha un peso per l'Inter, che è già campione d'Italia ampiamente, ne ha poco anche per la Lazio in realtà, che però ha ancora qualche piccolissima chance di qualificarsi all'Europa tramite il piazzamento in campionato, ma fa pure attenzione ai diffidati perché poi nel turno successivo c'è il derby in campionato. L'Inter deve fare i conti pure con qualche problema perché Çalhanoğlu non recupera e difficilmente dopo questo problema al polpaccio ci sarà per la finale di mercoledì sera, anche se ci proverà. A Roma in campionato poi non ci sarà probabilmente nemmeno Pio Esposito, che ha preso una botta contro il Parma e cerca di recuperare soprattutto per la finale, mentre ecco Lautaro invece c'è, si scalda e sta preparandosi, sta scaldando il motore proprio in vista soprattutto della finale. E allora facciamo un punto con quelle che sono le notizie di campo e di mercato, perché anche la formazione di domani, tra l'altro, nasconde una notizia di mercato, secondo me. Per cui condensiamo tutto, come sempre, in uno dei format più apprezzati qui sul canale, dove andiamo a raccontarvi in pochi minuti quali sono le principali notizie del momento in casa Inter. Allora, ben ritrovati, amiche e amici interisti. Vi invito a lasciare un mi piace. Se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, così continuiamo a crescere tutti insieme. Vi aspetto poi anche nel club di Passione Inter, dove in questi giorni stiamo facendo un sacco di approfondimenti anche di mercato e di scouting, quindi se siete interessati a questo vi aspetto nel club. Nel frattempo però, a proposito di club della community di Passione Inter, ieri sera in diretta alle 19:30 durante la nostra live quotidiana abbiamo fatto un gioco qui su Passione Inter e ho chiesto a chi di voi era in diretta di dirmi quale formazione avrebbe schierato nella partita di domani, nella partita di sabato 9 maggio alle ore 18 contro la Lazio. E questa è la formazione a sorpresa scelta dalla nostra community, con Giuseppe Martinez tra i pali, difesa con Darmian, De Vrij, Carlos Augusto. Sulle fasce avete specificato a piede invertito Diouf e Luis Enrique per avere inventiva, qualità e destro sulle corsie, con Frattesi, Sucic e Mkhitaryan in mezzo e davanti Lautaro Martinez e Bonni. Questa è la vostra formazione, quindi un ampio turnover per dare spazio un po' a tutti, per vedere anche qualcosa e monitorare anche dei giocatori che fin qua abbiamo visto poco, ma soprattutto per tenersi migliori poi per la finale. Quest'altra invece che vi mostro adesso è la formazione che possiamo aspettarci, la probabile formazione in vista della finale. Al momento quindi le rotazioni dovrebbero portare a giocare la finale con Giuseppe Martinez tra i pali, Bissek, Akanji e Bastoni in difesa, con il ritorno chiaramente di Dumfries sulla destra, Di Marco a sinistra, in mezzo Barella, Zielinski e Sucic, quindi con la possibile assenza di Çalhanoğlu e davanti invece Lautaro e Thuram. Questa qui che vi mostro adesso, infine, è invece la formazione che ci aspettiamo, almeno per il momento, anche se poi Chivu ci ha abituati a delle sorprese dell'ultimo minuto, nella gara di campionato contro la Lazio. Partiamo dall'attacco, dove Lautaro dovrebbe giocare un tempo, se non addirittura 60 minuti, per riaccendere il motore e scaldarsi in vista della finale. Accanto a lui Bonni, con Thuram pronto a subentrare, come detto Pio Esposito possibile assente. Diouf potrebbe giocare a destra a piede invertito da titolare lì sulla fascia, con Carlos Augusto a sinistra, in mezzo Frattesi, a destra è abbastanza probabile con Barella che dovrebbe rifiatare, Mkhitaryan in cabina di regia per diciamo preservare Zielinski con l'assenza di Çalhanoğlu e Sucic che invece sembra abbastanza sicuro di una maglia dal primo minuto. In difesa Bissek con De Vrij e Bastoni, c'è un ballottaggio anche con Acerbi ma potrebbe giocare De Vrij, e ho tenuto per ultimo il portiere perché in porta potrebbe esserci di nuovo, sembra in questo momento in forte vantaggio, Josep Martinez. E quella di Josep Martinez titolare è comunque una notizia, perché non risultano problemi attualmente per Jan Sommer, che quindi avrà la passerella a San Siro nella gara contro il Verona, l'ultima gara di San Siro, quella che poi sarà seguita anche dalla, diciamo, dalla sfilata con la Coppa, ma fino a qui raramente Jan Sommer è andato in panchina, soprattutto in campionato. E quindi è un segnale questo molto interessante. Di sicuro c'è una componente di far giocare e tenere caldo Martinez che giocherà la finale poi di Coppa Italia, che è il grande obiettivo di questo finale di stagione, ma
è una notizia che si lega anche a quelle di mercato perché, lo sappiamo, lo abbiamo detto, nelle ultimissime settimane Martinez sta scalando delle preferenze, sta scalando delle posizioni, ecco, nelle preferenze dell'Inter e fino a poche settimane fa era abbastanza chiaro che sia Sommer che Martinez avrebbero salutato l'Inter e l'Inter sarebbe andata in maniera forte su Vicario del Tottenham e un altro portiere di completamento, ecco. Al momento l'idea Vicario, da quello che so io, rimane comunque sempre attuale, rimane sempre un'idea nei piani dell'Inter. Però Martinez, come detto, sta convincendo sempre di più e quindi anche l'ipotesi di non spendere altri soldi, di risparmiare dei soldi confermando Martinez, diventa sempre più uno scenario da tener d'occhio e dunque questa nuova titolarità di Martinez è una notizia anche in questo senso. Il fatto che giochi in campionato può essere un altro indizio, quindi in questo senso, del crescente fiducia che c'è nei confronti al portiere spagnolo. Poi accanto a Martinez è probabile comunque che Sommer se ne vada, quindi andrebbe preso un altro portiere di esperienza a fare il vice. Qualcuno ha parlato anche di Provedel, proprio della Lazio, negli ultimissimi giorni. Secondo me però c'è un nome che ancora non è stato individuato, non è ancora arrivato il nome giusto a questo punto di vista. Nome giusto che invece è stato individuato soprattutto in difesa. Difesa dove Mouaremovic è sempre più vicino. Il difensore del Sassuolo, ve l'ho già raccontato, credo fossero ormai 2 settimane fa, in un contenuto che trovate qui sul nostro canale. Mouaremovic, difensore classe 2003 del Sassuolo, ha un accordo con l'Inter e questo lo sapevamo. La novità però degli ultimi giorni è che intanto diversi quotidiani hanno scritto di un possibile inserimento della Juventus che, come abbiamo detto più volte, ha il 50% sulla rivendita del giocatore. In realtà, da quello che sappiamo, la Juventus in questo momento è nettamente indietro in questa corsa, anzi sta ragionando su altre priorità in questo momento e tra l'altro è ancora un po' in bilico comunque la qualificazione alla prossima Champions, quindi la Juve non sta affondando il colpo su Mouaremovic in questa fase. E per questo motivo l'Inter, che si è mossa in anticipo, ha accumulato un grande vantaggio e da quello che sappiamo e da quello che ci racconta anche il nostro collega Raffaele Amato, che riporteremo presto sul canale, lo aspettiamo sul canale, l'Inter ha raggiunto un accordo di massima anche con il Sassuolo, quindi non solo con il calciatore, ma anche con il Sassuolo, attorno a una valutazione da circa 20 milioni di euro complessivi. Non è un affare fatto, non è un affare concluso ancora, ma di fatto l'Inter possiamo dire che ha bloccato Mouaremovic. Non è l'unica operazione su cui si ragiona per la difesa perché potrebbe arrivare anche un altro innesto nel reparto arretrato, forse un giocatore più esperto per completare il pacchetto. Qualcuno ha parlato addirittura di John Stones che si libera a parametro zero dal Manchester City. A me risulta, parlando un po' con degli intermediari, che Stones chieda un ingaggio da 6 milioni di euro e qualcosa, forse anche qualcosa in più con vari bonus, quindi un ingaggio molto molto alto che lo mette fuori dalle idee e dai piani dell'Inter. Stessa cosa per un altro profilo come David Alaba, che si libera a parametro zero anche lui dal Real Madrid. In questi giorni è stato offerto un po' a tutte le big italiane con la gente che sta viaggiando in Italia, ma 33 anni, arriva da infortuni gravi, la vedo un'ipotesi per l'Inter, ecco, da scartare, ecco. Attenzione invece a un nome assolutamente che non va scartato, che è quello di Mario Hila della Lazio, che so che è un profilo che vi piace molto. E il Milan, l'abbiamo detto tante volte, si è mosso in maniera forte, lo ha fatto però soprattutto grazie anche al lavoro di Tare che ha dei rapporti molto solidi anche con Hila dai tempi della Lazio. Qual è la novità importante da tener d'occhio? Che il Milan, intanto anche qui il Milan non è sicuro di fare la prossima Champions League, sta rischiando, dopo aver abbandonato l'obiettivo scudetto si è un po' complicata la vita con gli ultimi risultati, ma soprattutto questi dubbi e questa gestione della stagione sta creando anche dei dubbi sulla parte sportiva del Milan. Da Allegri a Tare, la posizione di Tare in questo momento è in bilico a quanto pare e abbiamo saputo che è una situazione molto delicata quindi nell'area sportiva del Milan e quindi per Hila tutto può tornare in discussione con l'Inter che ha anche dei rapporti con la gente che è lo stesso Lautaro Martinez. C'è anche il Napoli che ci sta pensando, ma anche a Napoli la situazione tra allenatore, direttore sportivo eccetera non è del tutto chiara, per cui se l'Inter volesse andare su Hila, ecco, potrebbe magari anche approfittare in questo momento di queste situazioni non delineate delle rivali per tentare
di passare in vantaggio. Certo che, riscattato Akanji con la vittoria dello scudetto, Mouaremovic, come detto che va avanti col Sassuolo, trattare anche Hila, sono già tante risorse impegnate tutte su un unico reparto che è quello della difesa, mentre ci sono anche altri reparti che andranno rinforzati. Per questo, forse anche per questo, ecco, quindi l'ipotesi di tenere Martinez portiere potrebbe salire per risparmiare queste, risorse, mentre c'è ovviamente sempre da tener d'occhio, visti anche tutti questi movimenti in difesa, la situazione di Bastoni. Su Bastoni qualche quotidiano si sbilancia molto di più su un possibile addio, qualcuno si sbilancia molto di meno. La situazione rimane sempre quella che abbiamo detto più volte anche noi, che Bastoni sia attratto dal Barcellona è piuttosto evidente, che la gente sia da tempo al lavoro per cercare di portare Bastoni anche all'estero è piuttosto evidente, che il Barcellona non abbia i soldi per convincere l'Inter al momento è altrettanto evidente anche questo. Attenzione poi anche alla situazione di Pavard, perché purtroppo, ve ne avevo parlato nel contenuto nell'ultimo appuntamento che avevo fatto con Interisti on the road, la nostra rubrica dove vi racconto come vanno i giocatori dell'Inter, che si trovano in prestito. E Pavard, c'era qualcuno in Francia, soprattutto se non ricordo male, anche, France Foot no, L'Équipe, se non sbaglio anche L'Équipe parlava, del possibile riscatto con qualcuno in dirigenza al Marsiglia che stava valutando il riscatto di Pavard. In realtà mi sembrava uno scenario molto difficile e a quanto pare Pavard non verrà riscattato dal Marsiglia, quindi tornerà all'Inter, Inter con cui ha un contratto fino al 2028, per cui altri 2 anni con un ingaggio anche molto alto, perché stiamo attorno ai 5 milioni di euro. Guadagna più di Akanji, significativamente più di Akanji, che con i vari bonus è attorno ai 4 milioni e per un giocatore che è fuori dai piani dell'Inter, che se n'è andato dopo anche qualche turbolenza interna allo spogliatoio, eccetera, è una cifra considerevole, molto, molto alta. Pavard ha delle proposte dalla Turchia, ha delle proposte anche dall'Arabia Saudita, però dipende un po' anche da cosa vuole fare lui, un po' anche da che tipo di offerte vengono presentate all'Inter. Resta un giocatore fuori dai piani dell'Inter in questo momento, anche se devo dire che sono rimasto sorpreso perché, tra ieri sera e stamattina, molti di voi su YouTube, nei commenti ai nostri contenuti, mi avete scritto che terreste Pavard all'Inter, gli dareste una seconda chance all'Inter. Quindi diciamo che, non è propriamente una situazione paragonabile a quella di Ivan Perisic. Qualcuno ha detto: "Potrebbe fare come Perisic che torna e diventa un giocatore importante". Perisic era andato al Bayern, dove però aveva fatto il triplete con il Bayern, anche abbastanza da protagonista nella fase centrale della stagione, è tornato, è stato utilissimo. Pavard invece non bene all'Inter, comunque un po' calante anche nella sua parte finale di avventura all'Inter. Al Marsiglia non si è imposto, anche se lì diciamo, c'è stata anche una situazione molto caotica a livello di Marsiglia, di club, quindi non era facile per un giocatore incidere in quel caso lì, ma non si è rilanciato di sicuro e quindi tornare alla base, ecco, servirebbe un altro grande lavoro anche di Christian Chivus, un altro giocatore che sembrava in rotta con l'ambiente. Però fatemi sapere voi cosa ne pensate di Pavard e che cosa fareste eventualmente anche con il francese, poi ne riparliamo in maniera più approfondita anche in diretta alle 19:30. Vi aspetto live come sempre, vi aspetto poi anche nel club di Passione Inter dove stiamo tenendo traccia, anzi stasera in diretta facciamo un punto anche sulla questione arbitri, perché ci sono delle novità anche qui, però è una questione che stiamo trattando quotidianamente in diretta, quindi per tutti gli aggiornamenti sulla vicenda arbitri ci vediamo live alle 19:30 o ne parliamo anche nel club di Passione Inter, per cui vi aspetto qui sotto, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.